Lezione 251. Hai fame? Buongiorno, Anna. Cosa stai facendo oggi? Buongiorno, John. Stavo solo pensando di preparare la colazione. Hai fame? Sempre. Cosa c'è nel menù? Beh, stavo pensando di preparare delle frittelle e delle uova strapazzate. Ti piacciono? Certo. Ma spero non ti dispiaccia se ti aiuto un po'. Non sono il cuoco migliore, ma so preparare una frittella cattiva. Sembra fantastico, John. Posso usare tutto l'aiuto possibile. Non voglio bruciare niente questa mattina. Non preoccuparti, Anna. Insieme, prepareremo la migliore colazione di sempre. E se tutto il resto fallisce, possiamo sempre ordinare della pizza. Penso che ci limiteremo a frittelle e uova, John. Ma grazie per l'offerta. Quando vuoi, Anna. Mettiamoci a cucinare. Lezione 252. Acquista un intero appartamento. Ehi Anna, hai sentito di quel nuovo condominio che hanno appena costruito in fondo alla strada? Sì, ho visto il cartello. Perché? Stai pensando di trasferirti? Beh, ci stavo pensando. Ma poi ho capito che non ho abbastanza soldi per comprare un intero appartamento. Sì, potrebbe essere un problema. Forse potremmo approfondirlo insieme. Potremmo essere coinquilini. Non lo so, John. Potresti lasciare i calzini sporchi dappertutto. Ehi, mi dispiace. Ma seriamente, pensaci. Potremmo avere una casa tutta nostra e dividere le spese. Potrebbe funzionare davvero. Ma dovremmo stabilire alcune regole di base. Niente musica ad alto volume dopo mezzanotte e niente pesce cotto nel microonde. D'accordo. E se dovessimo avere delle controversie, le risolveremo come adulti maturi. Con un gioco di sasso, carta e forbici. Ok, affare. Cominciamo a risparmiare per quell'appartamento. Chissà, potremmo anche permetterci un appartamento con 2 camere da letto un giorno. Sogna in grande, Anna. Sogna in grande. Lezione 253. L'acqua è la cosa più importante per il nostro corpo. Ehi Anna, sapevi che l'acqua è la cosa più importante per il nostro corpo? Sì, lo so. È essenziale per rimanere idratati e sani. Esattamente. E sai cos'altro? Bere abbastanza acqua può renderti più intelligente. Davvero? Non credo sia così semplice, John. Ehi, non sottovalutate il potere dell'acqua. È come carburante per il nostro cervello. Senza di essa, funzioneremmo a vuoto. Ok, ho capito. L'acqua è importante. Ma non devi esagerare. Bene, bene. Ma seriamente, dovremmo assicurarci di bere molta acqua ogni giorno. Ci aiuterà a sentirci meglio, ad avere un aspetto migliore e a pensare meglio. D'accordo. E se mai ce ne dimentichiamo, possiamo semplicemente impostare una sveglia sui nostri telefoni per ricordarci di bere acqua. Oppure possiamo noleggiare un promemoria personale per l'acqua che ci segua tutto il giorno, come un maggiordomo. Sì, potrebbe essere un po' eccessivo, John. Per ora limitiamoci agli allarmi.
Lezione 254. Hai mai sognato di diventare miliardario? Ehi Anna, hai mai sognato di diventare miliardaria? Tutto il tempo, John. Mi piacerebbe avere un jet privato e una villa alle Bahamas. Lo stesso qui. Ma sai come si dice, i soldi non possono comprare la felicità. Vero, ma può comprare molte altre cose che ti rendono dannatamente felice. Questo è un buon punto. Forse dovremmo iniziare a giocare alla lotteria o qualcosa del genere. Oppure potremmo inventare qualcosa che ci renda ricchi. Come una cucina autopulente o un robot che fa il bucato. Sì. Diventeremo miliardari in pochissimo tempo. E quando lo saremo, ricorderemo le piccole persone come i nostri amici e la nostra famiglia. Non preoccuparti, John. Non ci dimenticheremo di te. Grazie, Anna. Mi assicurerò di inviarti una cartolina dalla mia isola privata. Lezione 255. Usi ancora Facebook? Ehi Anna, usi ancora Facebook? Sì, lo so. Perché me lo chiedi? Stavo solo pensando, Facebook è come una macchina del tempo. Puoi ripensare a tutte le cose imbarazzanti che hai pubblicato anni fa e rabbrividire. Lo so, giusto? È come un diario digitale di tutta la nostra angoscia adolescenziale e i brutti tagli di capelli. E non dimenticare tutte le persone a caso che ti aggiungono come amici. Come quel ragazzo con cui sedevi accanto a lezione di matematica in seconda media. Oh sì, me lo ricordo. Mi manda ancora messaggi per chiedermi come sto. Forse sta cercando di riconnettersi con te, Anna. Non si sa mai, ora potrebbe diventare milionario. In qualche modo ne dubito, John. Ma hai ragione, Facebook è un posto strano. Sì, ma crea anche dipendenza. Potrei passare ore a scorrere il mio feed di notizie. Anch'io. Ma probabilmente dovremmo tornare alla vita reale ora, John. Non possiamo passare tutto il giorno a perseguitare i nostri ex su Facebook. Parla per te, Anna. Ma sì, hai ragione. Andiamo a fare qualcosa di produttivo. Lezione 256. Vuoi andare in biblioteca con me? Ehi Anna, vuoi andare in biblioteca con me? La biblioteca? Perché dovremmo andare lì? Per leggere libri, ovviamente. È un ottimo modo per espandere la tua mente e imparare cose nuove. Non credo di essere andato in biblioteca dai tempi del liceo. Beh, non è mai troppo tardi per riscoprire le gioie della lettura, Anna. Inoltre, è un ottimo posto per osservare la gente. Non sai mai chi potresti vedere lì. Ok, va bene. Andiamo in biblioteca. Ma devi promettermi di non diventare troppo nerd con me, John. Farò del mio meglio, Anna. Ma non posso fare promesse. Va bene, andiamo. Ma se incontriamo qualcuno che conosciamo, dobbiamo far finta di essere lì per qualche bella ragione intellettuale. Ho capito. Diremo solo che stiamo ricercando le ultime teorie sulla meccanica quantistica o qualcosa del genere. Sì, li impressionerà. Andiamo, John.
Il mondo dei libri ci aspetta. Lezione 257. Sei pronto per l'allenamento di basket oggi? Ehi Anna, sei pronta per gli allenamenti di basket oggi? John, sai che faccio schifo a basket. Su, Anna. La pratica rende perfetti. E chissà, forse scoprirai un talento nascosto per questo sport. Va bene, va bene. Ma se finisco per inciampare in piedi e cadere in faccia, sarai tu a dovermi venire a prendere. Non preoccuparti, Anna. Sarò lì per prenderti. E se tutto il resto fallisce, possiamo semplicemente sederci in panchina e guardare i veri atleti giocare. Sembra un piano. Ma ehi, se finisco per diventare un giocatore di basket superstar, faresti meglio a stare attento. Portalo avanti, Anna. Ti aspetterò in campo. Lezione 258. Parigi non è bella? Anna, non è bella Parigi? Sono così felice che siamo venuti qui. Sì, è incredibile. Ma ti ricordi quando hai detto che avresti fatto pratica con il francese prima che arrivassimo? Sì, ci ho provato. Ma ricordo solo bonjour e merci. Beh, dovrai fare di meglio se vuoi fare colpo sulla gente del posto, John. Farò del mio meglio, Anna. Ma ho la sensazione che il mio accento mi lascerà perplesso. Non preoccuparti, John. Possiamo semplicemente far finta di essere canadesi. Cosa? Perché il Canada? Perché tutti amano i canadesi, John? Inoltre, è più facile dire che coniugare un verbo in francese. Ottima osservazione, Anna. Ma non dimentichiamo il vero motivo per cui siamo qui. Il cibo. Sì, il cibo. Non vedo l'ora di provare tutti i croissant e le baguette. E il formaggio e il vino. Saremo così colti quando ce ne andremo. E probabilmente anche qualche chilo in più, John. Ne vale la pena per l'esperienza, Anna. Andiamo a esplorare la città e creiamo dei ricordi. Lezione 259. Che tipo di caffè vuoi prendere? Ehi Anna, che tipo di caffè vuoi prendere? Non lo so. Cosa c'è di buono qui? Beh, io preferisco sempre il classico caffè a goccia. Ma se vuoi essere fantasioso, hanno tutti i tipi di latte e cappuccino aromatizzati. Penso che continuerò con il classico caffè a goccia. Non sono così avventuroso. Fai come te, Anna. Ma ti stai perdendo tutto il divertimento. Mi conosci, John. Mi piace giocare sul sicuro. Sì, l'ho notato. Ma ehi, forse possiamo aggiungere un po' di entusiasmo alla tua vita facendoti una doppia tazza di caffè espresso. Oh no, John. Non credo di essere pronto per quel tipo di scarica di adrenalina. Ok, ok. Continueremo con il caffè a goccia. Ma se cambi idea, fammelo sapere. Lo farò, John. Ma per ora, godiamoci il nostro caffè e recuperiamo i vecchi tempi.
Sembra un piano, Anna. Facciamolo. Lezione 260. Hai visto questo nuovo programma su Netflix? Anna, hai visto questo nuovo programma su Netflix? Si chiama Alien Love Triangle. No, non l'ho visto. Ma sembra qualcosa che ti piacerà, John. Ehi, non sono l'unico a cui piace la fantascienza. Ok, ok. Ma siamo onesti, John. Hai un po' di ossessione per gli alieni. Colpevole come accusata, Anna. Ma devi ammetterlo, questo spettacolo sembra piuttosto divertente. Va bene, proviamoci. Ma se è troppo strano, me ne vado. Affare. Ma ho la sensazione che ti piacerà. John, cosa ho appena guardato? È stato lo spettacolo più strano che abbia mai visto. Ti ho detto che sarebbe stato divertente. Divertente, sì. Ma anche molto strano. Beh, questo è ciò che lo rende così fantastico. Non si sa mai cosa succederà dopo. Penso di aver bisogno di una pausa da tutta questa roba aliena. Possiamo guardare qualcosa di un po' più normale? Certo, Anna. Che ne dici di passare a The Office? Ora è più simile. Grazie per aver guardato. Iscriviti al nostro canale. E guarda altri video dal nostro canale.